Ciao a tutti e bentornati. Spero siate comodi perché oggi abbiamo un piatto succulento da sviscerare. Come promesso, ci immergeremo nel mare magnum dei pettegolezzi che riguardano una delle coppie più luminose e, a quanto pare, anche più tormentate del firmamento turco. Neslihan Atagul e Burak O'Shivit. L'argomento è di quelli che fanno scorrere fiumi di inchiostro, o, meglio, bit gelosia, un décolleté che ha fatto più danni di una tempesta tropicale e, ovviamente, lo spettro di uno scandalo matrimoniale che aleggia come una nube minacciosa. Prima di gettarci nella mischia, il solito promemoria: se non siete ancora iscritti, fatelo subito. Attivate quella campanellina dispettosa per non perdervi neanche un aggiornamento sul mondo dorato, e a volte un po' marcio, delle serie turche e dei suoi protagonisti. Promesso, vi terrò compagnia e vi darò pane per i vostri denti da gossip. Bene, ora che abbiamo sbrigato le formalità, preparatevi a un viaggio nel cuore di una relazione sotto i riflettori. Neslihan e Burak, i nomi e i volti che hanno fatto sognare milioni di persone grazie alla loro performance in Kara Sevda, una serie che ha letteralmente conquistato il mondo. La loro alchimia sullo schermo era innegabile, tanto che ben presto si è trasformata in una storia d'amore vera, suggellata da un matrimonio da favola nel 2016. Da quel giorno sono diventati un'icona, un esempio di bellezza, successo e, agli occhi di molti, di amore eterno. Ma, si sa, la perfezione è un'illusione. Anche le storie più belle hanno le loro ombre, le loro crepe. Ed è qui che la nostra narrazione prende una piega più interessante. Immaginate un triangolo amoroso, o meglio, un presunto triangolo. Il tutto è partito da alcune immagini. Fotografie rubate, scatti ufficiali, pose ambigue. Un cocktail esplosivo che ha innescato un vero e proprio terremoto mediatico. L'epicentro del sisma? Il décolleté di Neslihan. Avete letto bene. Un abito, considerato da alcuni troppo audace, o forse da uno in particolare, indossato da Neslihan durante un evento, è stato il detonatore di una serie di eventi che hanno messo a dura prova la stabilità della coppia. Secondo alcune voci, alimentate da tabloid turchi sempre a caccia di scoop, Burak non avrebbe affatto gradito la scelta dell'abito della moglie, giudicandolo eccessivamente provocante. Da lì, il caos, litigi furiosi dietro le quinte, scenate di gelosia degne di una soap opera e, ovviamente, le immancabili voci di crisi matrimoniale. Ma perché tanto clamore per un semplice abito? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e analizzare il contesto culturale. In Turchia, sebbene la società stia vivendo una fase di transizione e modernizzazione, certi stereotipi e aspettative sul ruolo della donna, e soprattutto della donna sposata, sono ancora profondamente radicati. Un abito considerato troppo scoperto può essere interpretato come una mancanza di rispetto nei confronti del marito o come un'ostentazione eccessiva della propria sensualità. E qui entra in gioco la gelosia. Burak O'Shivit, un uomo considerato un sex symbol, un attore ammirato e desiderato da milioni di donne in tutto il mondo. È facile immaginare che, nonostante l'amore e la fiducia reciproca, un pizzico di gelosia possa esistere. Soprattutto quando la moglie è una donna altrettanto affascinante e corteggiata come Neslihan. Del resto, chi non ha mai provato un po' di gelosia, anche nella relazione più solida, è un sentimento umano, anche se a volte irrazionale, che può nascere dalla paura di perdere la persona amata. Le voci di gelosia si sono intensificate ulteriormente quando hanno iniziato a circolare insistenti indiscrezioni su un presunto flirt tra Neslihan e un altro attore, conosciuto sul set di una nuova serie. Nonostante non ci siano mai state prove concrete a supporto di queste affermazioni, nessuna foto compromettente, nessuna dichiarazione ufficiale, solo voci di corridoio. Il pettegolezzo ha fatto il giro del web, alimentando ulteriormente le tensioni e le speculazioni sulla tenuta del matrimonio di Neslihan e Burak. I fan si sono divisi in due fazioni: chi credeva ciecamente all'innocenza della coppia e chi, invece, era convinto che dietro la facciata di felicità si celasse una crisi profonda. Ovviamente, la coppia ha sempre cercato di minimizzare e smentire queste voci. Hanno continuato a mostrarsi insieme in pubblico, sorridenti e affiatati, pubblicando foto romantiche sui social media. Ma, come sappiamo, spesso la realtà è ben diversa da ciò che appare online. I social media sono una vetrina, un palcoscenico dove tutti cercano di mostrare il lato migliore di sé. È facile manipolare la realtà, creare un'immagine patinata che non corrisponde alla verità.
Ed è qui che arriviamo allo scandalo. Non uno scandalo vero e proprio, con prove tangibili e dichiarazioni ufficiali, ma piuttosto un insieme di indizi, sospetti e illazioni che hanno creato un'aura di mistero e incertezza attorno alla coppia. Alcuni tabloid hanno persino parlato di un imminente divorzio, alimentando il dramma e tenendo i fan con il fiato sospeso. Le copertine dei giornali scandalistici erano piene di titoli a 9 colonne, che annunciavano la fine di un amore da favola. Ma la verità, come spesso accade, è molto più complessa e sfumata di quanto i tabloid vogliano farci credere. Probabilmente, dietro le quinte, ci sono stati momenti di tensione, discussioni e forse anche qualche piccola scenata di gelosia. Ma è improbabile che un semplice décolleté o un presunto flirt abbiano davvero messo a rischio un matrimonio così solido e duraturo. Neslihan e Burak sono due professionisti affermati, consapevoli del potere dei media e delle dinamiche del gossip. Hanno imparato a convivere con la pressione dei riflettori, proteggendo la loro vita privata e cercando di non dare troppo peso alle voci infondate. Inoltre, è importante ricordare che la gelosia, in una certa misura, è un sentimento umano e naturale, presente in ogni relazione. L'importante è saperla gestire e non lasciarla sfociare in comportamenti distruttivi. E da quello che possiamo vedere, Neslihan e Burak sembrano essere abbastanza maturi e intelligenti da saper affrontare le difficoltà e superare gli ostacoli. Si sono dimostrati capaci di comunicare, di confrontarsi e di trovare un equilibrio tra la loro vita privata e la loro immagine pubblica. Ma allora, perché questo interesse morboso per la loro vita privata? Perché i media e i fan sono così ossessionati dalla loro relazione? La risposta è semplice, perché Neslihan e Burak sono delle star. Sono personaggi pubblici, ammirati e seguiti da milioni di persone in tutto il mondo. La loro vita è sotto i riflettori 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni loro mossa, ogni loro parola viene analizzata, interpretata e amplificata dai media. E i fan, a loro volta, si sentono coinvolti nella loro vita, come se fossero parte della loro famiglia. Quindi, ricapitolando, abbiamo un décolleté incriminato, voci di gelosia, un presunto flirt e uno scandalo mediatico che ha tenuto banco per settimane. Ma, alla fine, la verità è che non sappiamo cosa sia realmente successo dietro le quinte. Possiamo solo fare supposizioni e affidarci alle poche informazioni che ci arrivano dai media. E, come abbiamo detto, i media spesso manipolano la realtà per creare scandali e vendere più copie. La cosa certa è che Neslihan e Burak sono ancora insieme, felici e innamorati, almeno apparentemente. E forse questa è l'unica cosa che conta davvero. In fondo, la loro vita privata è affare loro e noi possiamo solo augurargli il meglio e sperare che il loro amore continui a brillare come ha fatto finora. Dovremmo imparare a rispettare la loro privacy e a non giudicare la loro vita sulla base di voci infondate e pettegolezzi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia offerto una panoramica completa e, spero, imparziale, di questa intricata vicenda. Mi raccomando, non prendete tutto per oro colato e ricordatevi sempre di verificare le fonti e di non credere a tutto ciò che leggete online. Cercate di sviluppare un pensiero critico e di non farvi influenzare dalle emozioni. Prima di salutarvi, voglio ringraziarvi per aver guardato il video fino alla fine. Siete fantastici! Apprezzo molto il vostro supporto e il vostro interesse per i miei video. Ora, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che ci sia un fondo di verità nelle voci di gelosia e di crisi matrimoniale? Oppure pensate che sia tutta una montatura dei media per vendere più copie? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. E infine, l'ultima, ma non meno importante, raccomandazione. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per noi e ci aiuta a crescere e a offrirvi contenuti sempre migliori. Quindi, cosa state aspettando? Cliccate sul pulsante iscriviti e unitevi alla nostra community. Grazie ancora e al prossimo video. Ciao! E ricordate, la vita è troppo breve per prendersi troppo sul serio, quindi godetevi il gossip, ma con un pizzico di ironia e distacco.